Buongiorno a tutti, oggi affrontiamo ancora una volta il tema delle trascrizioni, ma da un'angolazione diversa. Spero che abbiate capito, e lo ripeterò fino allo sfinimento, che le trascrizioni sono un punto di partenza fondamentale per accrescere le proprie competenze musicali, per raggiungere una padronanza significativa sia tecnica che teorica. Se siete interessati, in descrizione trovate il link per scaricare 21 trascrizioni di video che ho pubblicato su questo canale, scaricabili gratuitamente entro il 21 di dicembre. Come avete visto dal titolo, oggi parlerò dei 5 elementi fondamentali di una buona trascrizione, o almeno quelli che sono per me i 5 elementi fondamentali di una buona trascrizione. Quindi partiamo subito. Per prima cosa, sembra banale, ma la trascrizione deve avere le note, il ritmo e le armonie corrette, quindi corrispondenti all'audio originale da cui sono tratte. So di dire una cosa scontata, ma se ti è capitato di scaricare una trascrizione da un sito non affidabile, ti sarai sicuramente accorto che la trascrizione era carente in alcuni punti, era incompleta, mancavano delle parti, delle note erano imprecise, c'è sempre insomma qualche errore qui e lì. Tra le altre cose, mi piacerebbe sapere qual è la tua esperienza in merito. Hai mai scaricato delle trascrizioni da qualche sito? Sei rimasto soddisfatto di quello che hai trovato? Fammi sapere. Quando parlo di trascrizioni non parlo solo di materiale che puoi reperire online, ma parlo anche di libri, parlo di manuali, di metodi monografici, spesso dichiarati anche ufficiali, che riguardano artisti specifici o repertori particolari. Prima dell'avvento di internet, questi libri erano l'unico modo per accedere alle trascrizioni. Mi ricordo quando da ragazzo compravo questi libri come fossero delle Bibbie per me, con le trascrizioni dei miei artisti preferiti. Spesso rimanevo un po' dubbioso quando mi accorgevo che la parte non era esattamente inerente a quello che sentivo e mi trovavo in difficoltà perché non lo sapevo se l'errore era mio o se l'errore era effettivamente del libro. Con il passare del tempo mi sono accorto che questa cosa veniva spesso ripetuta e confrontandomi anche con altre persone che avevano avuto la mia stessa esperienza, ho capito che la realtà era che anche le grandi trascrizioni possono avere dei problemi. Passando al secondo punto della nostra lista, oltre alle note è importantissimo ci siano dei segni di dinamica e di articolazione, soprattutto per quegli strumenti che hanno una grande varietà espressiva come per esempio i fiati o gli archi o anche la chitarra che può essere suonata per esempio con il plettro o con le dita. Quindi queste sfumature ovviamente cambiano moltissimo sia l'approccio allo strumento sia l'approccio alla parte e quindi la sonorità poi risultante. Questi segni, a mio parere, sono fondamentali ancora più delle note, perché riescono a creare da uno spartito la musicalità giusta da dare a un brano. Terzo punto fondamentale, l'indicazione del tipo di strumento. Penso a noi tastieristi che abbiamo una quantità e una varietà di strumenti davvero impressionante. Trovare l'indicazione dello strumento utilizzato è fondamentale perché aiuta a capire qual è l'approccio e qual è l'intenzione poi sullo strumento. Faccio un esempio, se lo strumento utilizzato è un pianoforte, avrò un'attitudine sia tecnica sia sullo strumento diversa da una parte per piano elettrico o una parte per organo. Questo è dovuto alle peculiarità dei vari strumenti che spesso sono molto diversi e hanno esigenze diverse anche di approccio. Oltre allo strumento utilizzato, una buona trascrizione dovrebbe avere anche delle indicazioni sui settaggi di questo strumento, che sono la base per creare una sonorità efficace e adeguata. Il primo esempio che mi viene in mente è l'organo. L'organo può essere di più tipi, un organo a canne, un organo elettromagnetico, un organo a transistor. Una volta identificato il tipo di strumento, quali sono stati i settaggi utilizzati? Per esempio nel caso dell'organo Hammond, quali sono i drawbars utilizzati? La percussione, il vibrato, il Leslie, lento, veloce? Un sacco di parametri che effettivamente fanno la differenza e creano la sonorità giusta per la parte che dobbiamo suonare. Passiamo ora al quarto punto, che è la struttura del brano. Con struttura del brano intendo le varie sezioni.
Questo punto è fondamentale perché dà la possibilità a chi suona di orientarsi all'interno di uno spartito. Mi spiego meglio. È possibile trovare all'interno degli spartiti le diciture strofa, ritornello, bridge, special. Queste aiutano chi suona a orientarsi all'interno dello spartito. Alcune volte sono scritte anche i numeri delle battute, che in un contesto di musica classica spesso torna sempre utile. Questo tipo di indicazioni sembrano di poco conto, invece sono molto importanti e danno una grande mano a chi deve interpretare lo spartito, soprattutto nel momento in cui chi deve suonare un brano magari non l'ha mai eseguito o addirittura mai ascoltato. E questa cosa capita molto spesso. Ultimo punto, ma non meno importante degli altri, e in parte legato anche al precedente, l'impaginazione. L'impaginazione, come del resto la pulizia e le dovute proporzioni degli elementi, hanno la funzione di agevolare il più possibile la lettura. Nel momento in cui devi suonare un brano e ti trovi davanti uno spartito che sembra un pittogramma incomprensibile, completamente sproporzionato, magari scritto a mano con tutte le proporzioni sballate, sicuramente crea difficoltà a chi lo deve leggere. Ovviamente uno spartito pulito poi offre anche l'opportunità di essere modificato in corso d'opera a matita con ulteriori segni che però comunque lo rendono comunque comprensibile. Allo stesso tempo, se la trascrizione la fai per te stesso, puoi gestire effettivamente gli elementi a tuo piacere, stando poi attento a non farla vedere a nessuno. Con questo video spero di averti dato degli spunti interessanti per capire quando una trascrizione è effettivamente di qualità. Ti ricordo che se vuoi scaricare le trascrizioni dei miei video lo puoi fare tramite il link in descrizione. Dopo averle scaricate scrivi un commento con un feedback qui sotto. Mi interessa sapere quello che pensi e soprattutto fammi sapere se ho rispettato i 5 punti fondamentali di una buona trascrizione. Detto ciò, vi saluto e al prossimo video.